Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare So Young, cantante sudcoreana. È una cantante eccezionale, una delle cantanti più tecniche e complete che io abbia mai ascoltato. E qui canta un brano iconico, immortale, che è I Have Nothing. Ho fatto altre reaction su I Have Nothing cantata da altri artisti. È un brano veramente immortale, difficilissimo tecnicamente e interpretativamente, di Whitney Houston. Sono molto curioso perché non ho mai ascoltato questa esibizione, non so come canterà questa canzone. L'ascolterò per la prima volta insieme a voi e darò anche un'analisi di tecnica vocale. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Adesso ascolterò tutta l'esibizione senza mai interrompere, dopodiché ritornerò dall'inizio e cercherò di analizzare nel dettaglio tutto quello che sentirò. Andiamo ad ascoltare. Share my life, take me for what I am, 'cause I never change all my colors for you. Take my love, I never ask for too much, just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again in this passion sight. I can't run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms, take me your death. Must I imagine you there? Don't walk away from me.
Ok. Va bene, va bene. Ok, tutti zitti. No, pazzesca, veramente incredibile. Ha fatto delle cose che noi umani non possiamo neanche immaginare. Un'aliena su questa terra, una tecnica perfetta, pazzesca, un'interpretazione incredibile. Adesso vorrei ascoltare da capo, poi cercherò di tirare un po' le somme, le conclusioni di questa esibizione, che secondo me è stata veramente notevole, veramente notevole. Adesso andiamo ad ascoltare dall'inizio. Vediamo. Share my life, take me for what I am, 'cause I never change all my colors for you. Ok, intanto questa tonalità non è la stessa dell'originale, è più alta. Di solito questa canzone si abbassa di tonalità perché è veramente altissima, e invece lei la fa un semitono sopra. Scusate l'interruzione, la mia analisi riprenderà tra un minuto, ma ci tenevo moltissimo a ringraziare lo sponsor di questo video. Diamo il benvenuto sul canale a SuperProf. SuperProf è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente su SuperProf c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con SuperProf. Io ricordo che la prima nota della voce fosse un sol e lei sta facendo un sol diesis, quindi è un semitono sopra rispetto all'originale. Scelta curiosa. Non lo so perché l'ha dovuta alzare di un semitono, o che erano esigenze di accordatura di alcuni strumenti dei musicisti, oppure proprio una scelta. Secondo me è la seconda, forse perché sa che la sua voce rende bene, forse rende anche meglio su tonalità più acute, perché ha veramente un'estensione verso l'alto pazzesca, nonostante dopo la canzone salga ulteriormente di tonalità, e lei parte già a un semitono sopra. Ok, scelta veramente molto curiosa, però non l'avrei detto ascoltandola perché all'inizio non mi sembrava più alta. Invece quando poi è partito il ritornello in effetti avevo avuto il sospetto che fosse più acuta. Particolare. Altra cosa, sentite come sta sul tempo. All'inizio mi aveva un po' spiazzato perché sembra partire un po' fuori tempo quasi, però io credo che sia voluto. Forse proprio il primo attacco del primo share, la prima parola insomma che dice, forse lì è leggermente in anticipo, perché lì c'è un vuoto della base strumentale e poi deve partire lei, e parte leggermente in anticipo secondo me, però dopo continua a stare sul tempo in modo strano. Secondo me richiama un po' come Whitney Houston cantava dal vivo questa canzone, perché la versione studio è molto diversa. Lì è proprio a tempo. Share my life. È proprio questo il tempo. Invece lei la sta un po' trascinando, la sta un po' reinterpretando, e secondo me si sta riferendo un po' alle versioni live di Whitney Houston e dopo ci mette del suo. Ok? Però la prima parte secondo me è un po' fatta in questo modo. E io credo che lei sia una grandissima fan di Whitney Houston, e quindi si sia proprio ascoltata
tutti i live, tutte le esibizioni di Whitney per carpire la sua essenza e secondo me qua la sta un po' trovando. Poi, ripeto, poi la fa a modo suo, la reinterpreta, la stravolge verso la fine soprattutto, però si vede anche dalle movenze che richiama un po' Whitney Houston, ok? Quindi un grande rispetto per questa grandissima cantante. Andiamo avanti. Take my love, I never ask for too much. Vedete le movenze, mi ricorda moltissimo Whitney Houston su quello, quindi è uno dei suoi riferimenti, sicuramente dei suoi idoli, per cui grande rispetto e sta veramente rendendo giustizia anche alla canzone originale. E poi sentite che comunque ci mette delle variazioni, e secondo me sono variazioni sue, originali, ok? Quindi sta improvvisando delle modulazioni, delle variazioni sulla canzone originale. Andiamo avanti. Just all that you are and everything that you do. Ok, tutte queste variazioni e anche questa gestualità che ha la rendono molto credibile su questo palco perché sta interpretando, sta recitando in qualche modo la parte ed è molto credibile perché è rilassatissima, è coerente in tutti i movimenti che fa, non è costruita, non ti dà l'impressione di qualcosa di finto, è molto genuina, però allo stesso tempo si vede che ci ha lavorato tanto, come un attore di teatro che deve sembrare credibile nel personaggio che sta interpretando, anche se sta interpretando appunto un personaggio che non è lui stesso, ok? Stessa cosa lei, anche se in questo caso secondo me c'è molto di lei stessa in questo frangente. Andiamo avanti. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again in this passion sight. I can't run from myself. There's nowhere to hide. Ok, altre cose invece più tecniche. Allora, abbiamo sentito all'inizio, questa canzone parte con un soffiato molto leggero in M2, quindi meccanismo leggero, possiamo dire falsetto se vogliamo, per poi andare a modulare, a crescere di intensità su questo pre-ritornello e poi esplodere nel ritornello, ok, che diventa sempre più esplosivo man mano che va avanti la canzone. Quindi già in questo pre-ritornello il suono è molto più pieno, molto più risonante, molto più compresso. Tutti i concetti che ho già trattato anche in altri video, però se volete approfondire, insomma, fatemelo sapere qui nei commenti. E quindi tecnica perfetta, gestione della respirazione perfetta, lei è veramente una macchina nel gestire la respirazione. La respirazione è tutto, ok, per la voce, o meglio, è il motore che avvia la nostra voce e va gestita, perché se la respirazione non è gestita correttamente, poi tutto il resto non funzionerà. E lei è veramente molto solida da questo punto di vista ed è questo che le permette di essere così libera anche quando fa queste note così potenti e risonanti, ok? Andiamo avanti, sentiamo il ritornello. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Ok, allora, questo ritornello è potentissimo, veramente molto pieno, molto risonante, molto penetrante, sentite veramente una risonanza pazzesca. Vediamo se confermiamo il fatto che sia un semitono sopra anche questo ritornello. Eh sì, è un semitono sopra rispetto alla canzone originale, quindi infatti lo percepivo già più alto, è esattamente così. E mi piace moltissimo il vibrato che fa, veramente molto musicale e regolare, molto controllato, anche questo il vibrato lo controlli con la gestione della respirazione anche, ok? È un controllo meccanico di quello che sta facendo e mi piace moltissimo come
gestisce le dinamiche anche di questo ritornello, perché questo ritornello, essendo che è già molto alto e anche molto esplosivo, non lo puoi cantare tutto forte, altrimenti diventa noioso da ascoltare, diventa sforzato per chi lo canta, ok? Quindi a un certo punto la voce crolla, cede, perché non ce la fa a reggere quell'intensità, ok? E lei invece è molto brava perché ha dei picchi di intensità maggiore e poi invece ritorna sul piano sfumando alcune parole. Tipo, vi faccio sentire, prima. Don't make me close one more door. Avete sentito door, l'ha raccolto, contenuto, alleggerito e vibrato, ok? E anche un po' soffiato. Quindi questo è quello che fa un grande cantante per interpretare al 100%, quindi da fuori allo spettatore arrivano tutte queste emozioni che sono in movimento e in più le permette di riposarsi durante l'esibizione anche su un brano così impegnativo, perché ha dei momenti in cui alleggerisce, ok? Bravissima, molto ben fatto, senza mai perdere l'intonazione, sempre perfetta, precisissima, veramente molto molto brava. E lo fa anche in altri punti, proviamo a ascoltare. I don't wanna hurt anymore. Ok, sentite anche su quel I don't wanna hurt, lì invece è andata a schiacciare un po' di più il suono, l'ha portato più verso gli zigomi, verso questo twang, ok? Lo fa anche Whitney Houston, anche se lo fa solo sul I, in questo caso, e lei invece ha mantenuto questo twang anche su tutta la frase successiva, che è una scelta anche particolare, curiosa se vogliamo, perché si sente che si sposta un po' la risonanza, però credo una scelta assolutamente consapevole, quindi sta giocando un po' con la sua voce, sta modulando, si sta divertendo nel gestire colori diversi in maniera così molto spontanea, molto libera. Stay in my arms, take me your day. Must I imagine you there? Sentito tutti questi there sono molto leggeri, soffiati, di nuovo va a sfumare, a modulare in questo modo. E andiamo avanti, invece dopo fa questo passaggio in falsetto su questa nota molto alta in M2 sul finale del ritornello che poi si ricongiunge con la strofa. Ascoltiamola. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Anche qua ha fatto una variazione in questa parte, molto bella, precisissima anche in questo caso, particolare, bellissima. Andiamo avanti. You see through, right through the heart of me. You reckon my love. Bellissimi questi cambi di registro soffiati, sono pazzeschi perché di nuovo danno dinamica al brano e rendono tutto molto più musicale, molto più emotivo. Bravissima, e poi tecnicamente sono veramente difficili questi passaggi falsetto, voce piena, sono notevoli. Lei è sempre in voce mista, chiaramente. In quei momenti, quando va in falsetto, esce dal mix per andare in falsetto, appunto. E quindi staccare e far percepire questo dislivello sul cambio di registro. Brava. With the strength of your love, have nothing, I don't really let you look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. Ok, avete sentito che qua ha fatto altre variazioni che non so anche in questo caso se siano prese da versioni live di Whitney Houston e rifatte a modo suo oppure se sono proprio farina del suo sacco. Però sento anche l'arrangiamento che sta un po' cambiando, quindi anche qui io so che lei è una grande arrangiatrice anche e musicista e quindi sicuramente le partiture che stanno leggendo i musicisti dietro di lei le ha scritte lei probabilmente, comunque le ha pensate in qualche modo. Quindi già ci sono questi controtempi particolari, no, che sentiamo qui. Anche qui non ricordo se ci sono versioni live di Whitney Houston che fanno la stessa cosa, però
qua soprattutto poi sul ritornello finale ci sono delle variazioni che sono sicuro che siano, diciamo ideate da So Young, quindi è, un riarrangiamento di un brano, già particolarmente complesso, okay, l'ha reso nuovo, l'ha reso originale, veramente molto interessante. Andiamo a ascoltare cosa succede dopo. I won't hold it back again. If there's passion aside, I can't run from myself. There's no way to hide. Okay, scusate, anche, di nuovo come sta sul tempo, particolare, molto bello, perché uscire dal ritmo della canzone, quindi sembra che vai fuori tempo, ma senza uscire davvero, quindi ritorni sempre a tempo. Questa è una cosa difficile che te lo fanno sentire i grandi artisti, quelli veramente di alto livello, i grandi interpreti. Per esempio mi viene in mente Stevie Wonder, ok? È uno, e anche Whitney Houston stessa, soprattutto dal vivo, poi facevano variazioni, sembra che escano dal tempo per ritornarci sempre, e lei l'ha fatto qui in alcune frasi, ok? Veramente molto brava. Ascoltiamo l'aggancio del ritornello. You're the love I remember forevermore. Don't make me close one more door. Quella te l'ha sparata così, questa è una variazione tutta sua, veramente incredibile. Vediamo che nota era. Ok, ha già fatto un fa diesis 5 così con scioltezza, sempre in voce piena. Questo è un mix in voce piena. Io lo chiamerei mix estremo, assolutamente. Quindi quello che insegno io, trovate anche qua sotto i link per saperne di più su questo metodo, Extreme Mix Voice. Però sì, questo è, ok, è un mix in voce piena. Bravissima, sempre collegato, sempre connesso, non hai mai la percezione di un cambio di registro, di un passaggio, ok? Il suono è collegato sempre, brava, e non è sforzato però, non è urlato, anche se ti dà l'impressione dell'urlo, ma non è mai urlato realmente, ok? Veramente molto controllata, molto brava. Andiamo avanti. I don't wanna hide anymore. Stay in my arms if you're dead. Bellissima anche questa variazione. Bella, molto bella. Andiamo avanti. Must stay within you there. Sì. Won't away from me. I have nothing, Questo cambio è stato stranissimo perché già la canzone originale lì tende a rallentare, poi Whitney Houston dal vivo rallentava ancora di più per creare questo effetto di attesa incredibile, però qui oltre a rallentare l'attacco ha proprio rallentato l'inizio del ritornello, ok? Quindi veramente non te lo aspetti, non te lo aspetti una cosa del genere. Brava, veramente brava, e vediamo, qua secondo me è salita ancora di più rispetto alla canzone originale che già sale, se non sbaglio l'originale sale di un semitono, si dovrebbe salire di un semitono o forse di un tono intero, no, credo un semitono, qua secondo me sale di più. Andiamo a vedere, riascoltiamo. Poi con tutte queste variazioni, però vediamo la tonalità. Ok. Sì, no, è salita di un tono. Quindi sì, è salita ancora di più rispetto alla canzone originale. Ok? Scelta anche questa particolare. Diventa tutto molto acuto, forse un po' troppo, non saprei, non vorrei giudicare, però poi con tutte queste variazioni delle volte diventa un po' forse eccessivo, non lo so, però è solo una mia considerazione. Lei è talmente brava che comunque tutto quello che fa si trasforma in oro, assolutamente. Sì, proviamo a riascoltare questa parte finale per capire effettivamente se funziona tutto questo.
ma ok, mi fa impressione la sua precisione e la sua padronanza tecnica, perché è veramente perfetta. Tecnicamente niente da dire, emotivamente è anche molto coinvolta, quindi molto brava a interpretare, quindi devo dire che nell'insieme funziona molto bene. È stata veramente molto molto brava e sì, cioè io non so quanti al mondo, l'ho detto anche in un altro video, quanti al mondo possono dire di saper fare una cosa del genere dal vivo, ok? Non siamo in studio in cui sistemiamo tutte le notine e facciamo le take buone facendo più take, no, qui è buona la prima, dal vivo. Pazzesca, ok? Pazzesca. Forse, diciamo, eccede un po' con tutti questi virtuosismi, ma questo è un mio gusto, ok? Fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate. Sicuramente sono molto d'impatto, tutti questi virtuosismi così estremi, tutti questi acuti, questi melismi, veramente c'è di tutto, una completezza incredibile. A volte basta meno per emozionare. Ci sono altre cantanti, altri cantanti, altre canzoni che non hanno bisogno di tutte queste sovrastrutture per arrivarti dritto al cuore. Questo secondo me poteva essere, diciamo, Whitney Houston per esempio, qui è vero che fa delle cose incredibili anche lei, però è sempre molto moderata, ecco, nel suo modo di cantare, equilibrata. Qui stiamo veramente puntando al virtuosismo estremo, che può piacere o può non piacere. A me piace tecnicamente perché godo nel sentire un cantante che canta così bene. Dal punto di vista interpretativo invece preferisco cose un po' più semplici, ma questa è, ripeto, la mia opinione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Bene, mi è piaciuta moltissimo, moltissimo. Ascolterò sicuramente altre esibizioni di So Young. Fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima. Una cantante che ogni volta mi lascia a bocca aperta, quindi continuerò ad approfondirla insieme a voi. Scrivetemi nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ci vediamo al prossimo video, ciao!